Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale se siete nuovi e bentornati se siete già iscritti da tempo. Io sono Matteo Berto, sono un pioniere nella ricerca dell'oro, soprattutto per quanto riguarda i ridi di montagna inediti. Il mio compagno di scavi è Luca Calabrese, Luca Key70 su YouTube. Oggi siamo tornati per cercare l'oro e soprattutto quelle pepite d'oro che finora non abbiamo trovato. Mi raccomando di non perdervi questo video. Questa avventura inizia nella stagione aurifera 2020, in particolare in primavera, ed è proseguita in estate fino in autunno. Quello che vedrete in questo video sono le varie fasi con cui io e Luca abbiamo condotto la nostra ricerca lungo il Keys Creek. Partendo da valle e andando verso monte, abbiamo cercato dalle più flebili pagliuzze d'oro fino a trovare delle vere e proprie mineralizzazioni, potenzialmente aurifere. Nei prossimi video vedremo insieme se vi possono essere delle tracce di oro nativo all'interno di queste vene, anche se qualche plaghetta d'oro l'abbiamo già vista proprio afferrante lungo le mineralizzazioni. Questa è essere pionieri in ricerca dell'oro, partire da valle e arrivare fino a trovare le mineralizzazioni aurifere verso monte, con tutte le varie tecniche a nostra disposizione, partendo magari da usare la canaletta per trovare le pagliuzze d'oro, passando al crevicing, cioè cercando le pagliuzze e le pepite d'oro all'interno delle fessure, risalendo lungo il rio di montagna, fino ad arrivare a usare il detecting. Magari è possibile trovare qualche pepita d'oro all'interno del substrato roccioso intrappolata nelle fessure, giungendo a utilizzare il piccone e il martello per cercare le vene aurifere primarie. Benvenuti nella ricerca dell'oro al Keys Creek. Questo qua è il risultato della nostra mattina di prospezione, molto belle queste piccole pepitine che hanno anche questo aspetto un po' sfrangiato, un po' grezzo. Ne vediamo 4 e con dei pallini di piombo qua e là hanno un aspetto proprio molto grezzo. Oggi al Clay Creek voglio utilizzare il mio metal detector, questo strumento qua. Dovete tener conto che però le pagliuzze d'oro le troverete con il piatto, ma non con il metal detector. Tendenzialmente il metal detector ha un limite di soglia, sotto il quale semplicemente non sentirà l'obiettivo della vostra ricerca. Utilizzate sempre metal detector nell'ambiente più performante, tendenzialmente dove non ci sono molti rifiuti metallici e dove c'è possibilità di trovare delle pepite d'oro di grandi dimensioni. Per quanto riguarda gli strumenti di ricerca, utilizzerò pochissimi strumenti. La sessola per raccogliere i sedimenti che semplicemente al cui interno c'è il target che il metal detector mi segnala. Un semplicissimo strumento fatto in casa per crevicing, l'oro tendenzialmente le pepite sono incastrate sul substrato roccioso, con queste dovrei riuscire a estrarle. Ovviamente la regina della ricerca di oggi è il mio metal detector, l'SDC2300 della MyLab. Un detector fatto apposta, pass induction, per cercare le pepite molto piccole. Luca, guarda questo campione qua. Questa è tutta pirite. Sì. Abbiamo trovato una mineralizzazione. Guarda quanta pirite che c'è qua. Ho trovato lungo il fondale roccioso delle vene idrotermali molto ricche in pirite, un solfuro di ferro. Dovete sapere che la pirite è molto importante per la concentrazione di oro. Infatti l'oro circolava nel passato legato allo zolfo, ma lo zolfo fa parte potenzialmente della pirite. Quindi una volta che la pirite si forma, lo zolfo non è più in circolazione nei fluidi idrotermali e di conseguenza l'oro non è più stabile. L'oro precipita nelle vene tendenzialmente dove vi è anche della pirite. Potrebbe essere quindi questo il motivo per cui troviamo dell'oro lungo il Keys Creek? Perché qua stiamo facendo esplorazione più a monte. Guardate ragazzi che bei campioni. C'è del quarzo termale a contatto col micascisto e proprio lungo il contatto c'è un arricchimento in pirite. Tutto questo minerale
con una lucentezza metallica e pirite. Questa potrebbe essere veramente una grande e importante scoperta. Talvolta la presenza di pirite è veramente importante. Appurata la presenza dell'oro a valle grazie alla nostra canaletta e quindi anche trovate delle mineralizzazioni probabilmente aurifere ma al contempo molto ricche in pirite, che andremo poi in futuro ancora a frantumare, ci siamo dedicati al crevicing, cioè la ricerca di minute pagliuzze e pipite d'oro proprio poco a valle di queste mineralizzazioni, ipotizzando che nel caso in cui queste fossero state aurifere avessero disperso nel tempo l'oro. L'oro è molto pesante e va a concentrarsi nelle fessure. Allora, io e Luca abbiamo trovato delle ottime fessure, adesso vi faccio vedere, sempre sul Kiss Creek ma leggermente a monte, di nuovo affiorano delle vene mineralizzate. Vedete, da monte verso valle, qua c'è una bellissima fessura, ortogonale rispetto al corso dell'acqua, molto argilloso il contenuto, un ottimo indicatore di oro. Adesso andrò a lavare bene tutta questa fessura alla ricerca delle pepitine. Me ne ha già data una di pepitina, questa fessura, adesso vi faccio vedere, ovviamente è un po' piccolina, però devo dire la verità che è già visibile. Rispetto a prima siamo già a 2 pepitine piccole. Ora io e Luca abbiamo trovato veramente una bellissima serie di fessure aurifere, però andiamo comunque un po' più a valle e ci terremo questo posto buono probabilmente per la stagione aurifera 2021. Sono molto soddisfatto. Luca ha trovato un filamento composto d'oro, anch'io ho trovato diverse pepitine molto grezze, vuol dire che l'origine non è tanto distante e la mia ipotesi è proprio che siano quelle mineralizzazioni molto ricche a pirite. Vedremo di frantumare e vedere cosa c'è dentro. La crème della crème, panino crevicing. Spesso mi viene chiesto quale sia il vero guadagno delle ricerche dell'oro che conduco. Come avete visto trovo spesso pochi granuli, qualche pepita e solo ogni tanto vi sono veramente dei ritrovamenti di valore. La realtà dei fatti è che principalmente la ricerca dell'oro è una disciplina molto difficile. Alcuni di voi potranno iniziarla senza nessun problema e condurla anche abbastanza facilmente, cercando le pagliuzze d'oro lungo i fiumi italiani, ma la ricerca lungo i ridi di montagna è tutta un'altra storia. È ancora possibile oggi trovare delle pepite d'oro, ma la maggior parte delle ricerche sono assolutamente infruttuose. Però quello che voglio dirvi è che senza fare ricerca, senza essere meticolosi, senza un po' di studio, sarà impossibile trovare nuovi posti, sarà impossibile dire, dove nessun altro è ancora andato, che c'è dell'oro, che qualcun altro ha dimenticato un aspetto importante di quel particolare fiume, oppure utilizzare qualche attrezzatura particolare e trovarvi grande soddisfazione.